Care amiche e cari amici di Runner 451, benvenuti a un nuovo video qui sui nostri canali. Oggi vedremo insieme un allenamento per migliorare sulla 10 km. Sono sicuro e convinto che tanti di voi, se non tutti, avranno provato l'esperienza di partire troppo forte in una 10 km e di soffrire molto dopo la metà gara, tra il 70 e l'80% della distanza, e magari comunque riuscire a riprendersi nell'ultimo chilometro ma non essere soddisfatti della gara condotta. Ne abbiamo parlato tante volte, l'errore qui è partire troppo forte e insieme non avere in mente qual è il proprio ritmo di gara. Ci si fa prendere dalla velocità degli avversari, che magari stanno sbagliando anche loro partendo troppo forti rispetto al loro ritmo gara, dalla voglia di far bene, dall'adrenalina, dall'inesperienza, anche se a volte sono errori che si ripetono anche dopo tanti anni di corsa. Questi sono errori che vanno corretti, cioè non c'è un allenamento che ti porta a correggerli. Avere ben chiaro qual è il ritmo gara e gestire bene la partenza, non partendo piano ma partendo al giusto ritmo gara, ti permetterà di chiudere al tuo ritmo gara addirittura in bellezza, facendo gli ultimi chilometri in crescendo, ok? Quindi sfruttando quella spinta finale, che anche questa poi ha dei fondamenti scientifici, data da una riserva che abbiamo e da altri meccanismi che non sono tema del video di oggi, per riuscire a chiudere in bellezza. Senza dubbio in questo però si possono fare degli allenamenti che simulano la gara e che ci abituano a correre in condizioni di forte percezione dello sforzo, di affaticamento fisico, nella soglia, addirittura un poco sopra la soglia, e oggi vediamo proprio questo tipo di allenamento. Ne vediamo due varianti, una per runner meno esperti e che non corrono ad intensità altissime, e uno per runner più esperti. Poi starà a voi decidere quale provare. Prima di tutto, questo allenamento è uno degli ultimi allenamenti qualitativi, se non l'ultimo allenamento qualitativo prima di una 10 km, quindi io vi consiglio di farlo tra 10 e 7 giorni prima, e poi dopo si inizia un periodo di scarico che magari avrà ancora un piccolo allenamento brillante, però inseritelo diciamo a questa distanza. Come sempre la seduta di allenamento ha una fase di riscaldamento in cui è importante inserire mobilità, corsa facile, corsa un po' più intensa, qualche allungo prima di iniziare il cuore dell'allenamento. Poi c'è il cuore, la fase centrale dell'allenamento, e una fase finale di defaticamento. Si tratta di un allenamento di ripetute molto semplice, ma in cui la concentrazione e la precisione del ritmo sarà fondamentale. Vediamo la versione easy e poi vediamo la versione hard di questo tipo di seduta. La versione easy è costituita da 3 ripetute, una lunga 3 km, una 2 km, l'ultima lunga 1 km. Tra queste ripetute va bene fare un recupero in supplesse, quindi corsetta molto leggera, magari anche con i primi tratti di cammino se siamo veramente in affanno, di circa 3 minuti. Poi ognuno di noi, come sempre, gli allenamenti vanno un po' personalizzati. La fase di 3 km andrà corsa 2-3% più lenta di quello che è il nostro ritmo gara sulla 10. La fase di 2 km andrà corsa come il ritmo gara sulla 10 km. L'ultima fase veloce delle nostre ripetute di 1 km andrà corsa 3-4% più veloce del nostro ritmo gara di 10 km, provando poi negli ultimi 300-400 metri a chiudere come se fosse il finale gara. Finito questa fase di allenamento andremo a fare il nostro defaticamento di 10-15 minuti proprio per ritrovare le condizioni normali. La versione hard di questo allenamento in realtà è un classico 3x3 km, quindi molto duro, dove sempre andremo a rispettare l'intensità dell'allenamento precedente. Quindi i primi 3 km li correrò circa il 3% più lento, ok, di quello che è il mio ritmo gara sulla 10. La fase centrale verrà corsa come il mio ritmo gara, gli ultimi 3 andranno corsi qualche secondo più veloce, in questo caso è impegnativo, del mio ritmo gara sulla 10 km. Anche qui il recupero è come nella versione easy, quindi 2-3 minuti di recupero e un cospicuo defaticamento finale. Il ritmo gara dei 10 km ovviamente non è quello che uno sogna di fare, ma è quello che uno ha trovato alla fine di un percorso o comunque durante lo sviluppo di un percorso di allenamento.
È chiaro che se il vostro obiettivo è abbattere, che ne so, il muro dei 45 minuti, dei 40 minuti, dei 38 minuti sui 10 km, deve essere un obiettivo sicuramente ambizioso ma fattibile. Se oggi valete sui 10 km 3-4 minuti in più, ragionate di iniziare a togliere 1-2 minuti a seconda poi di che tempo siete. Chiaro che passare dal 50 a 48 è molto più semplice, o comunque relativamente più semplice, poi dipende sempre chi lo deve fare, quanto tempo a disposizione, la storia sportiva, che passare da 41 a 39 minuti sui 10 km, ok? Chiaramente questo è un ultimo allenamento incastrato, come faccio per tanti runner che ne alleno, su un percorso di crescita, ma è un allenamento che vi porterà, secondo me, grosse soddisfazioni e probabilmente anche qualche piccolo accidente mentre lo farete, perché è veramente impegnativo. Provatelo, scrivete nei commenti se l'avete provato, fatemi sapere com'è andata e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!